Ciao a tutti, sono Ermanno e sono qua perché vorrei aprire questo canale per colpa di una mia allieva di violino che mi ha detto un giorno: Ermanno, perché non apriamo un canale dove spieghi, come mi spiegavi a me quando facevamo le lezioni, come imparare a suonare anche a orecchio oppure senza leggere la musica, qualcosa di famoso, una melodia, un tema, una colonna sonora, quello che sia. Perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo? Non lo so, perché non ci ho mai pensato. Invece ci hai pensato tu, brava, che stai là dietro, che ti nascondi dietro la telecamera, e stiamo facendo questo tentativo. Allora, cosa facciamo noi? Proveremo a fare questo. Noi inizieremo a fare un tema semplice, diciamo semplice, che sembra complicato perché sentendolo dalla colonna sonora ascoltate un'orchestra, quindi è una cosa mega galattica. Noi lo estrapoliamo e lo facciamo diventare una melodia per lo strumento, tipo questa qui. Io violino, naturalmente io sono il violino, suono anche il pianoforte, poi vedremo se lo faremo anche sul pianoforte. Comunque, melodia. Avete già capito che cos'è, giusto? Credo. Se non avete capito, cambiate canale come fanno là. Non è per voi. Oppure cliccate il link in descrizione che mi fa tanto ridere sta cosa. Allora, questo che cos'era? Il gladiatore. L'avete riconosciuto? Che non è complicato, sembra difficile, ma fondamentalmente è una sequenza di note. Una nota, un do, un la, un fa, un sol. Allora, io che cosa ho pensato di fare? Di mettere, di suonare la melodia e poi di spiegarvi come si fa a suonarla mettendo le dita, cioè non conoscendo la musica. Quindi voi potrete imparare anche senza conoscere la musica né il solfeggio e tutto quello che ne fa. Primo dito, terzo dito, per esempio, faccio un piccolo esempio, ma non sarà qua questa la sede, il video giusto, però è quello che vorremmo fare. Primo dito, corda sol, poi corda vuota re, primo dito sul re, secondo dito sul re, primo dito sul re, corda vuota, questa a grandi linee. Naturalmente voi conoscendo già la melodia avete già a mente la durata delle note, perché già sapete che è ta 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 ta, ta, non è un'altra cosa, no? Allora, evitando già lo spiegare la durata delle note, che è una rottura di scatole, voi col vostro orecchio, o quantomeno con la vostra memoria, perché voi ricordate, è talmente famosa, voi non dovrete fare altro che mettere le dita sulle corde del violino. Quali corde? Ve lo dico io. Quale dita, o diti, dipende perché a Roma si dice diti, quale dito sulla quale corda? Questa. Primo dito, secondo dito, terzo dito. Lei ride perché mi fa ridere una perché sta dietro mi fa i pezzacci. Allora, potrebbe essere un'idea, ok? Rifacciamo un esempio. Come inizia questa melodia? Primo dito sulla, corda vuota re, primo dito sul re, secondo dito sul re, vicino perché poi c'è il semitono e il tono, poi primo dito che già c'era e poi corda vuota, poi riprende, poi ritorniamo sul sol, eccetera, ok? Allora, se questa cosa pensate che sia interessante, io farò molti altri video tipo questi qui e anche con vostri suggerimenti che mi farete sempre in descrizione sotto sopra dove vi pare a voi, mi mandate quello che avete, email, le cose, quindi fate queste richieste, io vi farò le mie proposte che saranno colonne sonore, cartoni animati, videogiochi. Mio figlio mi ha detto: ma metti anche le colonne dei videogiochi, adesso sono diventati famosissimi, Battlefront e tutti quelli che conoscete, Zelda, che ne so, quello che vi pare. Io sembro vecchio, paro vecchio, ma io non so tanto vecchio, so vintage come diceva Gigi Proietti, io divento vintage, però sono nato tanti anni fa e conosco tutti i videogiochi, dal primo giochino, quello del Super Mario, Super Mario, c'è tutto già su YouTube, naturalmente. E anche un'altra cosa, suono le corde vuote. Se conoscete il violino sapete che posso usare il re vuoto o il re col quarto dito, che cambia tutto. Perché? Perché col quarto dito posso vibrare, con la corda vuota no, rimane così un po' sterile, un po' metallica. Allora, però per i principianti il quarto dito, lo so, è ostico. È l'ultimo dito che poi si mette perché si inizia sempre dal primo dito al secondo dito. Arrivi dopo 6 mesi che sto quarto dito ce l'hai così, ce l'hai buttato qua sotto, non sai che poi un giorno userai pure quello. Allora io ve lo farò vedere anche senza quarto dito, poi con il quarto dito che cambia.
esempio qua, ma io posso fare anche così, corda vuota là, oppure quarto dito che cambia il suono, perché c'è il vibrato. Altro problema, che è il vibrato? Che cos'è il vibrato? È questa cosa qua. Scusate, questo è un altro tema che già mi è venuto in mente, ma lo faremo prossimamente. È una distorsione del suono, del suono originale, che è questo. Però è difficile da fare ai principianti, è molto per i principianti difficile, perché se muovi il violino, escono fuori dei mostri, delle cose inascoltabili. Io lo faccio piatto, diciamo, così. Quindi faremo la parte semplice. Quell'altra cosa avevo detto, le doppie corde. Questo vuol dire suonare due corde. Sul violino si possono suonare due, anche tre corde, anche quattro. Tutte e quattro le corde sono accordi, non si usa spessissimo, però due corde sì. Con due corde che succede? Sembra che ci sono due violini che suonano. È molto più difficile perché ci sono due melodie che suonano contemporaneamente, ogni melodia fa una nota diversa. Una sale, una scende, un dito va su, l'altro va giù, però quando senti dici ammazza, sembrano due violini, e sono come se fossero due violini. E rifaccio un'altra volta la prova e poi chiudo. Primo, secondo, corda vuota, primo, secondo, primo, lunga perché è due, terzo, sul sol, secondo, sul re, terzo, quarto, terzo, secondo, e così via. Questo in grandi linee, va bene? Poi mi parte la ciabatta, come si dice a Roma, e mi viene da suonare tutto. Va bene? Quindi vi saluto, alla prossima. Ciao.